Ciao a tutti, oggi parliamo dell'emoplasmosi felina, una patologia che colpisce i nostri gatti ed è una patologia che viene trasmessa soprattutto dal morso delle zecche, ma soprattutto anche dalle pulci. Fondamentalmente è una patologia infettiva e l'agente eziologico si pensava fosse Emobartonella felis, invece negli ultimi anni si è inquadrato in Mycoplasma felis come agente eziologico. È un batterio gram negativo che ovviamente va a conquistare i globuli rossi generando poi un'anemia. Quindi diciamo che l'emoplasmosi felina fondamentalmente genera un'anemia grave, importante nei nostri gatti. L'agente, come ho detto, eziologico è un batterio, un gram negativo che viene trasmesso ai nostri gatti attraverso ovviamente la puntura di un vettore, zecche, soprattutto Rhipicephalus, ma anche le pulci. Quindi importante per la gestione di questa patologia è quella di avere sempre i nostri amici felini fondamentalmente protetti dagli antiparassitari per tutto l'anno, soprattutto ricordo gli animali fondamentalmente più a rischio, quindi animali che vivono all'esterno. Molto spesso i proprietari di animali che vivono in casa sono fondamentalmente iperprotetti e quelli all'esterno non protetti, che dovrebbe essere un po' il contrario, però mi raccomando, proteggete ovviamente tutti i gatti, ma soprattutto quelli all'esterno dai parassiti esterni. Fondamentalmente la patologia come in cosa consiste? Fondamentalmente c'è una distruzione extravasale ma anche intravasale dei globuli rossi. Abbiamo un'anemia con un ematocrito che può arrivare anche al 10%, calcolate che un ematocrito in un gatto sano va dai 40 ai 50% per capirci. Quindi un'anemia molto grave, una fase acuta che può avere anche febbre, splenomegalia, epatomegalia, linfadenopatia generalizzata, gatti che sono apatici, anoressici, ovviamente tutto causato chiaramente dalla grave anemia. Questa è la fase acuta, poi può esserci una fase di recupero, che è fondamentalmente una fase in cui l'ematocrito tende ovviamente a rialzarsi e che i gatti potrebbero non manifestare segni clinici nonostante l'anemia è presente, e poi possiamo avere una fase di portatore dove i gatti ovviamente potrebbero poi, a seguito di alcune situazioni, riscatenarsi la patologia, per esempio nei FeLV positivi, nei FIV positivi. Qui vi metto, e anche a fine video vi metto dei video relativi alla FeLV e la FIV, che è molto importante da conoscere. Ecco, diciamo che l'emoplasmosi è una di quelle patologie per cui i gatti FIV positivi e FeLV positivi sono fondamentalmente più a rischio, quindi mi raccomando anche lì sempre protezione ai nostri animali, soprattutto se sono immunosoppressi. Anche se fanno delle terapie, per esempio con farmaci immunosoppressori, sono molto a rischio. Quindi a seguito, diciamo, di somministrazione di farmaci immunosoppressori, a seguito di ascessi da morso, a seguito di neoplasie, fondamentalmente il Mycoplasma felis potrebbe ovviamente riacutizzarsi e quindi dare di nuovo la patologia. Come si diagnostica fondamentalmente? A parte ovviamente attraverso l'emocromo, no? E la visita clinica potremmo avere pallore delle mucose, potremmo avere ittero, perché ovviamente questa distruzione dei globuli rossi può generare ovviamente un aumento della bilirubina. Ricordo che può esserci anche un'anemia emolitica immunomediata contemporaneamente a questa patologia e quindi fondamentalmente aggravare la situazione. Quindi possiamo avere ittero, possiamo avere fondamentalmente quindi un gatto che non mangia, febbre, e all'esame poi del sangue avere ovviamente un'anemia tendenzialmente rigenerativa, con i reticoliciti elevati, perché chiaramente il midollo osseo cerca di andare a sostituire i globuli rossi distrutti. Possiamo avere fondamentalmente un'anemia macrocitica ipocromica e la diagnosi fondamentalmente è quella di andare a vedere i micoplasmi all'interno dei globuli rossi attraverso lo striscio del sangue, quindi l'importanza di uno striscio del sangue, che nel mio canale trovate un video come si realizza uno striscio di sangue.
Dopodiché fondamentalmente anche anche la PCR ovviamente ci aiuta nella diagnosi. Dopodiché chiaramente il trattamento è quello di effettuare una terapia molto lunga antibiotica, anche di 4 settimane, perché fondamentalmente è molto, molto resistente come batterio. La prevenzione chiaramente, come vi ho spiegato prima, è quella di trattare tutti gli animali per gli antiparassitari, contro le pulci soprattutto, e anche contro le zecche ovviamente, anche se effettivamente il gatto è uno di quegli animali che tendenzialmente con le zecche è abbastanza un animale molto pulito, cerca di togliersele, rarissimamente vediamo gatti con le zecche, però in situazioni molto particolari ovviamente è consigliabile che il prodotto che è applicato al gatto ovviamente uccida anche le zecche, soprattutto ripeto gatti che vivono all'esterno, gatti che vivono in un semi ambiente domestico sono quelli più a rischio, perché sono più a rischio della FeLV, della FIV, sono più a rischio dei morsi, sono più a rischio di contatti con altri animali che fondamentalmente magari non sono vaccinati, non sono ben protetti, quindi fondamentalmente animali all'esterno. Gli animali all'interno tendenzialmente rischiano meno questa patologia perché fondamentalmente di solito sono ben protetti e rarissimamente vanno in ambienti molto contaminati da pulci e da zecche. Spero che questo video vi sia piaciuto, se volete sostenere questo progetto vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video e noi ci vediamo al prossimo video e vi ricordo sempre, se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e alla prossima.